Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Donepezil Sandoz SPA. Ultimo aggiornamento 8 febbraio 2022. Cos'ha Donepezil Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Donepezil Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Donepezil Sandoz? Donepezil Sandoz è un farmaco a base del principio attivo donepezil cloridrato, appartenente alla categoria degli antidemenza anticolinesterasici e nello specifico anticolinesterasici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SPA. Donepezil Sandoz può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Donepezil Sandoz 10 mg 28 compresse rivestite con film. Donepezil Sandoz 5 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SPA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: donepezil cloridrato. Gruppo terapeutico: antidemenza anticolinesterasici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: donepezil è indicato per il trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer di grado da lieve a moderato. Posologia: adulti/anziani. Il trattamento deve iniziare al dosaggio di 5 mg/die, in monosomministrazione giornaliera. Il dosaggio di 5 mg/die deve essere mantenuto per almeno un mese, allo scopo di poter valutare le prime risposte cliniche al trattamento e di consentire il raggiungimento delle concentrazioni allo steady state di donepezil cloridrato. Dopo la valutazione clinica del trattamento di un mese al dosaggio di 5 mg/die, la dose può essere aumentata a 10 mg/die, in monosomministrazione giornaliera. La massima dose giornaliera raccomandata è di 10 mg. Dosaggi superiori a 10 mg/die non sono stati ancora studiati nel corso di studi clinici. Il trattamento deve essere avviato e supervisionato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento della demenza di Alzheimer. La diagnosi deve essere effettuata in conformità alle linee guida accettate, per esempio DSM-IV, ICD-10. La terapia con donepezil può essere avviata solo se è disponibile una persona che assista il paziente e che controlli regolarmente l'assunzione del farmaco. La terapia di mantenimento può proseguire fino a quando esiste un beneficio terapeutico per il paziente. Pertanto il beneficio clinico di donepezil deve essere rivalutato regolarmente. Quando l'effetto terapeutico non appia evidente, deve essere presa in considerazione la possibilità di interrompere il trattamento. La risposta individuale al trattamento con donepezil non può essere prevista. Quando la somministrazione del farmaco viene sospesa, si osserva una graduale riduzione degli effetti benefici di donepezil. Compromissione renale ed epatica. Il medesimo schema posologico può essere applicato ai pazienti con compromissione renale, perché la clearance di donepezil cloridrato non viene modificata da questa patologia. Poiché copyright nei pazienti con compromissione epatica di grado da lieve a moderato può verificarsi una maggiore esposizione al farmaco, vedere paragrafo 5.2, l'adeguamento della dose deve essere effettuato in base alla tollerabilità individuale. Non sono disponibili dati in pazienti con grave compromissione epatica. Bambini e adolescenti. La somministrazione di donepezil a bambini e adolescenti non è raccomandata al di sotto dei 18 anni di età. Modo di somministrazione. La compressa rivestita con film deve essere assunta per via orale la sera, appena prima di coricarsi. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ai derivati della peperidina, alla soia, alle arachidi o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'uso di donepezil nei pazienti affetti da grave demenza di Alzheimer, da altre forme di demenza o di compromissione della memoria, per esempio deterioramento della funzione cognitiva correlato all'età, non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nell'uomo NA copyright donepezil cloridrato NA copyright i suoi metaboliti inibiscono il metabolismo di teofillina, varfarin, cimetidina o digossina.
Il metabolismo di donepezil cloridrato non viene modificato dalla somministrazione concomitante di digossina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Donepezil Sandoz insieme ad altri farmaci come Eurosatracurium Melna Euro, Eurosesmerona Euro, Eurosidrossiclorochina Doca Euro, Eurosnervaxona Euro, Eurosplaquenila Euro, Eurosrocuronio B Brown, soluzione, uso interno, a Euro, Eurosrocuronio Dromurosalfa Euro, Eurosrocuronio Icma Euro, Eurosrocuronio Cavia Euro, Eurostracrium Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Donepezil Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Donepezil Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati sufficienti sull'uso di Donepezil in gravidanza. Studi condotti sugli animali non hanno dimostrato effetti teratogeni, ma hanno evidenziato una tossicità peri e postnatale. Vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Donepezil ha una lieve o moderata influenza sulla capacità di guidare e di usare macchinari. La demenza può compromettere la capacità di guidare o di usare macchinari. Inoltre, Donepezil può causare affaticamento, capogiri e crampi muscolari, soprattutto nella fase iniziale del trattamento o quando si aumenta la posologia. Nei pazienti in trattamento con Donepezil il medico curante deve valutare costantemente la capacità di continuare a guidare o di usare macchinari complessi. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati più comuni sono diarrea, crampi muscolari, affaticamento, nausea, vomito, cefalea e insonnia. Le reazioni avverse segnalate in più di un singolo caso sono elencate di seguito, divise, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In seguito alla somministrazione di una singola dose orale di Donepezil cloridrato a topi e ratti è stata stimata una dose letale mediana rispettivamente pari a 45 mg/kg e 32 mg/kg. Tale dose corrisponde a circa 225 e 160 volte la dose massima raccomandata nell'uomo, pari a 10 mg/d. Sintomi. Nel corso di studi clinici condotti sugli animali sono stati osservati i segni di una stimolazione colinergica a dose correlata, tra i quali riduzione dei movimenti spontanei, posizione prona, deambulazione claudicante, lacrimazione, convulsioni cloniche, depressione respiratoria, salivazione, miosi, fascicolazione muscolare e abbassamento della temperatura corporea. Il sovradosaggio con gli inibitori della colinesterasi può causare crisi colinergiche caratterizzate da nausea grave, vomito, salivazione, sudorazione, bradicardia, ipotensione, depressione respiratoria, collasso e convulsioni. Esiste la possibilità di un aumento della debolezza muscolare che, in presenza di un coinvolgimento della muscolatura respiratoria, può esitare nel decesso del paziente. Trattamento. Come per tutti i casi di sovradosaggio, è necessario avvalersi di misure generali di supporto. Anticolinergici terziari, come atropine, possono essere utilizzati quali antidoto in caso di sovradosaggio con Donepezil. Si raccomanda la somministrazione di atropina sulfato per via endovenosa alla dose necessaria per ottenere l'effetto desiderato. Una dose iniziale da 1,0 a 2,0 mg intravena, con un successivo aggiustamento dei dosaggi in base alla risposta clinica. In seguito alla somministrazione concomitante di altri colinomimetici con anticolinergici quaternari come glicopirolato sono state riportate risposte pressorie e della frequenza cardiaca atipiche. Non è noto se Donepezil cloridrato e o i suoi metaboliti vengano eliminati per mezzo della dialisi, emodialisi, dialisi peritoneale o emofiltrazione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antidemenza, anticolinesterasici. Codice ATC. N06-02. Donepezil cloridrato ha un inibitore specifico e reversibile dell'acetilcolinesterasi, la colinesterasi maggiormente presente nel cervello. Nell'inibire questo enzima in vitro, Donepezil, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. I massimi livelli plasmatici vengono raggiunti circa 3-4 ore dopo la somministrazione orale. Le concentrazioni plasmatiche e l'area sotto la curva aumentano proporzionalmente alla dose. L'emivita di eliminazione terminale, dati preclinici di sicurezza. Ampi studi condotti su animali da esperimento hanno dimostrato che Donepezil cloridrato causa un numero esiguo di effetti diversi da quelli che rientrano negli effetti farmacologici propri del farmaco, coerenti, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato, rivestimento della compressa, polivinilalcol.
Nickel, talco, titanio diossido, e 171, Macrogol 3350, lecitina di soia. 10. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di donepezil sandoz a base di donepezil cloridrato sono Aricept, compressa, Aricept, compressa orodispersibile, Brixie, compresse rivestite, Destezil, donepezil Accord, donepezil Alnus, donepezil Alter, donepezil Aurobindo, donepezil Doc Generici, donepezil EG, donepezil Milan Generics, donepezil Milan Generics Italia, donepezil San, donepezil Teva, donepezil Zentiva, Lizidra, Memac, compresse rivestite, Yasnol, Yasnoro. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.